Ok, ciao Elena, Ciao a tutti. benvenuti nella sessione di Floriana. Ciao. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Eh, la vedo seduta con le gambe incrociate, tipo, sai quando fai yoga che si incrociano le gambe così. La vedo così seduta su una ninfa, sulla ninfea, sono le Mhm. foglie quelle, in mezzo a questa ehm, piscina, non so se sei presente, tipo, sai, nei parchi, ehm, nei giardini botanici, che ci sono queste enormi piscine con queste ninfe sulla superficie. Mhm. E lei è seduta su una di queste tipo con una gonna di fiori e una corona di fiori. Ok, è una vita precedente? No, è una rappresentazione. Mi dice di come vorrebbe stare Mm. Fuori da da questo inferno è da lì quell'energia tranquilla, lì, esatto, con un'energia la così. ninfea. Mhm. Ti dà l'autorizzazione? Sì. Ok, Floriana è una persona simpatica e speciale, quindi oggi facciamo qualcosa di diverso. Mhm. Partiamo però nel modo più classico con la vibrazione che ci aiuta sempre. Allora, in questo momento la sua vibrazione è 1 miliardo e 3, Ok, se in questo momento non fumasse, quanto sarebbe? 15 miliardi. Fai te. Mm. No, fai te, Floriana. Spegnila. Ogni volta che fuma si abbassa così tanto? Di 15 volte tanto? Anche di più? Sì, Bene. anche di più adesso perché in questo momento c'è solo la sigaretta che la abbassa perché di solito, cioè, nell'ultimo periodo la vedo anche molto più bassa perché a livello emotivo i pensieri così arriva anche a 2 milioni, proprio bassa bassa. Ok, quindi la sigaretta fa, ma non è la sola, ovviamente. Mm. Percentuale di consapevolezza. 173%. Solida. PSP, molto solida. PS 40, 41 e PE 59. Vite precedenti. 1026. Cervello. 9,3. Ok, chiamiamo Satana. Mhm. Così. Ciao, cosa fai oggi? Chiamo Satana. Quello che viene, o comunque quello che viene, che Satana non c'è, non esiste, è un archetipo. Mm. È un vestito di un supereroe cattivo nel quale si infilano facendo a pugni tra di loro varie entità. Adesso tocca a me, adesso tocca a te, vado io, dai, tanto che sono deficiente, capisco niente, Mm-mm. vai, vado io. Oh, chi se l'è messo essenzialmente, nel caso di Floriana, quando viene a trovarla a 24 anni in sogno? Lì era un felinoide. Mm, miau. Miau. Ehm, e sopra c'era Zeus. Però Ok, allora c'era anche Poseidone. allora adesso No, non l'ho più visto proprio. Non c'è. Satana vuole ucciderla. Sogna mostri, demoni che vogliono ucciderla. Tutti vogliono ucciderla nei sogni. Mhm. Che poi Eh, non è vero.
perché perdere l'elemento della fattoria non va bene, pecora, mucca, quello che vuoi, va munta, va tagliata la lana all'animale, quindi va presa l'energia di Floriana. No, infatti, è, diciamo è l'atteggiamento che hanno nei sogni che fa sì che la persona pensa che la vogliano uccidere. Cioè, è talmente spaventoso che per la persona è scontato che la vogliono morta. In Mhm, realtà vogliono la tortura o la mhm. violenza. È lì che viene il succo, Eh sì, esatto. è lì che la spremuta d'arancia si fa Sì, bene. È come, ecco, è come volere la spremuta d'arancia, quello è il mio obiettivo. Prendo le arance e le butto. Non ho la spremuta. certo. Le ho buttate, Mm, sane, mm, mm, mm. integre, neanche tagliate a metà. Le ho già buttate. Sono un cretino. No, devo tagliarle lentamente a Mhm. metà, Aprire, spremerle lentamente e già lì ho tutta la mia spremuta e poi ho la spremuta. mm. E poi anche la Adrenocromo, polpa è buona da mangiare, no? che è la polpa. Non butto via niente, solo la buccia. Ok, quindi era sempre stato solo il felinoide o No, all'epoca, ok, che Floriana ha più di all'epoca. 24 anni adesso. Sì, allora, all'epoca, quell'episodio lì, quando è iniziato tutto. Quando poi lei ha fatto l'esorcismo, ho già visto prima, è come se avessero fatto un patto, no? Con un'altra entità che rappresenterebbe appunto gli angeli, così. Eh, Ah, eh, ricostruiamo. Chiama tutte le entità, dall'anno 0 all'anno età di Floriana adesso. Felinoide. Poseidone si porta cosa? Dei demoni? sì, vedo tre, sono i soliti tre, com'è che li chiamano? Satano, eh, Cifero? sì, No. e l'altro? Il diavolo? Diavolo, ok. Io vedo tipo in mezzo quello vestito di rosso, che è Satana, dico io. Cioè, nel senso, arriva Satana, arriva quello vestito un po' di rosso, con una parte nera, due corna bianche. Poi a sinistra ce n'è uno che sembra un po' più piccolo, che è tutto nero. E a destra ce n'è uno, allora a sinistra è tutto nero con due corna bianche e a destra è tutto nero con le corna nere. Ecco, questi tre così Vabbè. Vabbè. Mm. Quindi questi sono i tre demoni Mm. che sono venuti con l'esorcismo, no, 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 non ci importa. Poi, questi sono il poliziotto cattivo. Dov'è il poliziotto buono? Un poliziotto buono di fianco ed è un falconiforme, ok, che qua collabora con un'entità di livello 4. Mentale. Sì, entità mentale di livello 4 e hanno eh, un discreto numero di EDL, ne usano 5, Mm. ok? E 4 girano intorno e uno è dentro a Floriana. Dove? Un po' Ah, dappertutto o in una parte no, specifica? allora, qua, mm, Petto più o sterno, meno, sì, a metà dello sterno, più o meno. tra la gola e lo sterno. Mm. Qual è il compito dell'entità 4? Il nome e il compito. È mentale 4. Il nome è energia di pace, così. Entità 4 e il compito è proprio quello di mandare a Floriana dei messaggi di certezza, cioè
Non ti preoccupare, stai meglio perché c'è il tuo angelo, ci sono degli angeli. Allora, secondo Floriana, lei ha tre angeli custodi, non so, che la proteggono, tre angeli comunque che girano. E quindi questa entità qua è quella che con gli EDL fa sì che lei creda che c'è qualcuno fuori che l'aiuta, ok? Ah, questo è il periodo degli angeli di Floriana. Sì, No, sì, cioè lei crede che ci siano tre angeli, credeva, credeva, ah, poi che sì, forse lei credesse che ci fossero gli angeli in generale, però diciamo a beh, livello profondo che ne credeva ci fossero tre, queste sì, entità sostengono. sì, In realtà queste tre non esistono, sono un mhm, pensiero della entità mentale 4, esatto, ok, energia di esatto, pace, ok. e vabbè, ogni tanto qualche DL impersonava l'angelo di turno. Esattamente, oh grazie, hai tradotto quello che vedevo. Sì, esattamente questo. Va bene, causa esoterica del fatto che dopo aver prenotato la sessione si viene stuprata da Satana. Allora, lì è stata un abduction, ok? Mhm. È stato più facile farlo così perché lei credeva già che esisteva Satana nella sua vita, ok? Quindi siccome lei spesso vede i sogni e si accorge nei sogni che gli stanno facendo qualcosa, per far sì che loro potessero portare a termine l'abduction, hanno mandato Satana, tra virgolette, no? Questo in tutta la vita, nel senso che per lei, nel caso di Floriana, eh, l'entità esoterica, il demone Satana, per lei era veramente un demone, quindi Certo, si sono adattati al sistema di credenze di quel ecco, momento. esattamente. Alla Ok, fine queste entità non è che siano così astute, si adattano a quello che è la situazione esatto. mentale, però era un abduction, Sì, come dire, cancellala, non la sì, fare. sì, sì, Noi siamo, esattamente. andrà sempre peggio. Esatto. Luce è il demone, Elena è la demonessa, Mhm. pur magari sapendo che insomma non sarebbe andata a buon fine questa strategia, ci hanno provato. Ci provano, sì, ci provano spesso. Quante sono le abduction adesso? Adesso tre, una alla settimana, A 24 anni? Quando tutti la inseguivano nei sogni? due alla settimana, più o meno 8 al mese circa. Aumentate. No, prima no, prima erano due 3, alla adesso settimana. 2, ma adesso sono 3 alla settimana. No, A una scusa, settimana. una Una, settimana. ho capito male io. Sì, sì, Ah sì, no, sì. infatti. Perché non si può svegliare quando succedono? Mm, Potrebbe svegliare aspetta. se arrivasse una zanzara, lei dice, ma da sola io non riesco. Io so che è un sogno, ma non riesco a svegliarmi. Allora, grazie al fatto che lei crede che questi siano demoni, è quello che volevo spiegare prima, il fatto che lei crede che Satana è un demone, o credeva, vabbè, era forte, faceva sì che lei non riuscisse a svegliarsi, quindi è come se si boicottasse da sola, no? È talmente forte che non mi fa svegliare, Mhm. ok? Satana è forte. Ma no. Qual è il più importante di quelli che hai descritto prima? Quello rosso, quello nero con le corna bianche, quello tutto nero. Quello rosso, cioè Ok, è mezzo più grande. chiamalo, chiedi come si chiama, anche se. Vabbè. Dici, ma che domanda mi fai, Satana? Oppure Moloch, Gioele. Gioele, ah bello, meglio Gioele. Belzebù, Moloch, S- Sì, sì, alla fine sì. ok, Mi stava dicendo 5.000 nomi, ma tanto poi ho visto in fondo, io sono già andata in fondo. ok. Sì, sì. Perché non ci dice qualcosa da Satana, da demone, come qualcosa che ci deve mettere in difficoltà?
Dice, "Ah, De- brucerai all'inferno." Ecco, adesso devo fingere di mettermi a piangere. Sì. Aspetta, adesso io vedo Floriana agghiacciata da questa cosa. Floriana, devi ridere. Ah no, forse è bloccata. Ah cazzo, forse è bloccata. Ah. Ah, adesso vediamo se si sblocca l'immagine. Comunque, aspetta che piango. Che paura, che paura. Ok, cos'è che mi ha detto? Che mi sono anche dimenticato. Andrai Brucerai all'inferno. all'inferno, no, Dov'è brucerai l'inferno? all'inferno. Andiamo all'inferno. No. Dai, un po' di È- rispetto. no, è bellissimo perché è come se, cioè, è come se il fatto che noi non abbiamo paura di questa cosa, ehm, lui ce la fa vedere senza doverci mettere paura, ok? Quindi è Ah, come se noi avessimo chiesto di farci vedere casa sua. ah, Quindi è andato avanti e ha aperto la porta di casa, proprio una porta così, vedo tipo una parete nera con ah, una porta nera un po' tondeggiante così. mm, Lui ha aperto la porta e c'è un enorme fuoco che va giù. E dice, mhm. ecco, questo è l'inferno, ma così è, Così. senza la paura, senza... Dove siamo? Nel primo o nel secondo universo? Nel primo. Quindi cos'è questo? Dov'è questo posto? In che dimensione? Ma allora, in realtà non è così. Lui ha fatto la rappresentazione così adesso, no? Cioè tutte le volte che uno gli chiede fammi vedere l'inferno, lui fa questa rappresentazione. È come se fosse un ologramma, Mm. che in realtà è, io lo vedo come un pianeta, eh, beh, io vedo vari strati di pianeti, cioè vari, come un po' le nuvole, no? Che sono stati Mhm, di pianeti e questo pianeta è più o meno terzultimo piano verso l'alto, mm. c'è questo pianeta. Dove ci sono i demoni? Mm, sì, dove ci Ma sono. secondo universo o primo? Ma Non lo vedi? no, nel senso che io vedo il secondo universo senza più energia, ma io ti direi che non è neanche nel primo, come se fosse come se fosse nel passaggio tra il primo e il secondo, Mhm, questo pianeta e alcuni pianeti. mhm. Quindi potrebbe essere che è come se fossero riusciti a fuggire dalla distruzione del secondo universo e sono come se fossero in cammino verso il primo. Mhm. Non so, Vabbè, sia devo... dove sia, la noia è già sopraggiunta alle nostre mascelle, gli sbadigli pure. Mm, Ok, Floriana è bloccata l'immagine, ma lei c'è. Ok, me ok. ne sono assicurato. Creiamo, tu ed io, Elena, un Mhm, enorme ad eternum infinitum, mhm, davvero grande questa volta, è preoccupantemente grande. La quantità di vibrazione che riesce ad emettere è abbastanza indescrivibile, è veramente, veramente grande. E lo mettiamo all'inferno, vedi te, visto che anche l'inferno è nostro, perché l'abbiamo creato noi, mhm, come costruzione, facciamo quel cazzo che vogliamo e lo mettiamo lì. mhm, Lì dove ci sono le fiamme, lì dove ci sono questi pianeti. Se c'è bisogno di moltiplicarlo, lo moltiplichiamo per ogni pianeta. Non importa, li mettiamo lì, ma ci va. Toh, oggi mi va di creare un ad eternum. In modo tale che la prossima volta che ci vuole dare centinaia di nomi, ce ne dà uno vero e uno solo. Mister mascotte del Milan. Mi è arrivata una cosa. Mm,
Io non tengo nessuna squadra di calcio, sappiate. Ho molto mi dice, sono molto scocciato perché già mi avete boicottato l'apertura della mia porta e Mhm. adesso mettete anche questa roba qua. Bene, gliene mettiamo una nella pancia come donna incinta, una anche a quello tutto nero e una anche a quello tutto nero con le corna Mhm. bianche. Tre bei ad eternum bambino, visto che gli piacciono tanto i bambini a questi qua. Li facciamo diventare incinti, uomini incinti. Hop, uno, due, tre, gravidi ed un gigantesco ad eternum nell'inferno. Mhm. Fatto? Mhm. Sì, sì. Ok, andiamo avanti. Chiamiamo i due figli di Floriana e l'amica, che è quasi una sorella, nel cinema. Mhm. E chiamiamo come disincarnato il suo socio, morto per cause inspiegabili in corsia un anno fa. Mhm. Allora, partiamo dal cinema. I figli ci sono? Sì, anche l'amica che si è messa di fianco ai figli, quasi Mhm. come se fosse una zia, cioè proprio molto Il socio? affettuosa, molto. Socio è arrivato. Mhm. E mi ha mostrato subito il momento in cui ero in ospedale. Mm. Allora, vedo che c'è stata un po' di negligenza, nel senso che i protocolli di quel momento prevedevano solo, è come se, è come se come situazione rientrasse nei protocolli di questo momento storico, Mhm. ok? Anche se non risultava che avesse quella patologia lì, ma i suoi sintomi rientravano in quei protocolli e quindi loro hanno comunque usato quei protocolli lì. Mm. Intubato? Sì, cioè Non vanno a c'entrava protocolli. niente No. intubarlo e c'è rimasto. Mm, Un po' perché non è stato guarito per la sua esatto. patologia cancerosa, un po' Mhm, cioè, per il cancro, un po' perché l'hanno messo in un protocollo di una malattia che tra l'altro ha fatto veramente una strage nel mondo e in esatto. Italia. Sono 3.000 morti, abbiamo Mm, saputo oggi, infatti. meno di un raffreddore. Mm. Perché si può morire di raffreddore, certo, ma 100 anni, Cioè, con cinque cardiopatici, patologie, certo, patologie, cioè, è una certo. forma anche, come dire, della natura per Esatto. risolvere delle Sì, esistenze che l'evoluzione non sono più naturale. esistenze. No? Esatto, A l'evoluzione 99 naturale. anni uno non capisce più neanche come sta Mm, messo, nella maggior parte dei casi, mm, soprattutto se è fortemente gravemente malato. Poi madre natura ci pensa, no? È mm, normale, sono percentuali estremamente basse, 0, virgola. mm. Bene, cosa vuole dire a Floriana? Sono ancora un po' confuso di dove sono. Adesso inizio a chiarirmi le idee oggi che mi hai dato la possibilità di mostrarmi come funziona tutto, ma ero ancora un po' confuso. Eh, dice, infatti, cercavo di continuare a vivere un po' le mie cose e una cosa che vuole dirle, dice, infatti, c'è stato un momento in cui mi sentivo quasi arrabbiato perché ho visto che tu è come se avessi chiuso tutto e non capivo, io non capivo
come se non mi sentissi e non mi vedessi, e io ero lì che andavo al lavoro, ma al lavoro non c'era, non... ero molto confuso e adesso oggi ho capito come funziona tutto, ho capito cosa mi è successo e dove sono. Ok, diamogli, ha disincarnato anche una pillola VIC, Mm? vibrazione, informazione, tutta l'informazione delle sessioni e la consapevolezza che ne deriva dalle prime due, che deriva dalle prime due. Appena l'ha presa, ho visto una scena particolare, è come se l'informazione della VIC fosse andata direttamente a a tutti i disincarnati collegati a lui. Ok, chi sono questi disincarnati collegati a lui? Ci sono, vedo la mamma Di lui. di lui, dei nonni però di tante generazioni prima, quindi non so se Trisavoli addirittura di più, un nonno e una nonna, e poi vedo tre amici di famiglia, nel senso da quando è nato a quando è morto, queste tre persone che sono morte, che erano molto legate alla famiglia sua. Ok, lo invitiamo ad andare nel portale Aureo. Lì sa già dalla VIC cosa Mhm. lo aspetta, cosa significa il portale Aureo, cosa comporterà, quale salto vedrà, potrà fare. Mm. Sta andando e prima di andare, eh, con il cappello fa tipo un inchino verso Floriana e dice grazie amica mia e se ne va. Ok, quando entrano anche tutti gli altri, chiudiamolo. Ok, chiuso. Bene, causa esoterica del pessimo rapporto con la madre e in generale con la famiglia. Da quando chiude con la madre, lei sta bene. Allora, c'è un'entità mentale di livello 3 che però collabora con un rettile da sempre. Ok, la PS ha scelto questa esperienza in questa vita, ha di ripetere questa esperienza che aveva già fatto in altre vite in questa maniera. Quindi vedo che nelle altre vite l'aveva sperimentata senza la collaborazione tra un'entità mentale e un'interferenza eterica, ok? Mhm, Ma c'era solo l'entità eterica, mhm. ok? E nelle persone in cui era la PS non era riuscita ad imparare la lezione, tra virgolette, ok? Quindi questa volta ha deciso di sperimentarla con la collaborazione di queste due entità, ok? Mhm. Ehm, Ok, e la risoluzione è proprio il fatto che lei riesce a staccarsi completamente dalla mamma. La lezione cos'era? Era quella che vediamo spesso nelle persone, ok? Che si attaccano alla famiglia come se la famiglia fosse una cosa fondamentale. Mhm. È come se lei, Floriana, come se Floriana in questa vita è riuscita a sperimentare che anche i familiari giocano un ruolo nel teatro, ok? Mhm. Quindi sono degli attori e quindi non è che per forza uno deve essere attaccato a tutti i costi ai familiari, ok? E lei infatti l'ha imparato, è riuscita a sperimentarlo. C'è Eh, una vita passata con la madre delle 1026, che sono davvero poche. mm, sì, perché vedo che non c'è più. C'era, Mm? ma il fatto che lei abbia imparato, lei ha proprio imparato la lezione, ha Ah, da imparato che sola l'hai è, eliminata.
esatto, sì. E Infatti, com'era quella... C'è un ricordo di questa sì, vita? sì, sì, perché mi è arrivata e le vedo, sono madre e figlie, sono sedute su una carrozza. Mhm. Ehm, mi ricorda un po' la casa nella prateria, ecco, come posto, ok? Quindi un ambiente così a quell'epoca lì sulla carrozza e loro eh, erano gestori, la sua famiglia, i suoi genitori di lei erano gestori di un'osteria e aveva anche lì un rapporto conflittuale con la mamma. Lì era ancora più... Va bene, l'ha risolto, Sì. quindi siamo a posto. Mhm. Rapporti sentimentali sbagliati, causa esoterica. Allora, mm, io vedo gli uomini del tempo, un uomo del tempo che la allontana, gli fa sempre scegliere la persona sbagliata. C'è s- Gli ha fatto sempre scegliere la persona sbagliata perché diciamo che è riuscito nel suo scopo, tra virgolette, perché fin da prima volta che lei si è innamorata di Mhm. un uomo, si stava per innamorare della sua fiamma, Mm. che ha quasi conosciuto, non è riuscito, nel senso, l'uomo del tempo è riuscito a farla innamorare di un altro uomo, ma tipo il giorno prima, è Bene, riuscito a andiamo a quel spostare. momento. Questo è il padre del primo figlio, figlia, Mhm, quello che ha preso il posto della fiamma. Andiamo a quel momento lì, sì, al momento precedente l'incontro con questo uomo che ha sì, fatto sì che lei non incontrasse la fiamma. Andiamo all'avatar mhm. e vediamo la collaborazione tra l'avatar e l'uomo del tempo. Chi emette l'ordine? Chi esegue l'ordine? Come viene emesso l'ordine? Allora, la vedo, ho l'immagine chiara, ma è complicata da fare la sequenza. Allora, mm, è come se ci fosse in stand-by, mm, più in alto, Mm? ok, vedo come se ci fossero pronti delle informazioni. È come, cerco di spiegarti. Allora, come se ci fossero tanti fili della corrente, ok? Mhm. Fermi, che in quel momento non funzionano, sono solo lì, ma non sono ancora attivati. Ok, si deve creare una certa situazione per far sì che la PS faccia l'esperienza, quindi è come se da più in alto di questi fili, io ti direi Lucas, decide che quel filo lì deve essere attivato, ok? Mm. Quindi chiama un'entità per far attivare quel filo lì, ok? Mhm. Ok, però allora c'è Lucas, questi fili vanno tipo da Lucas all'avatar. Mhm. Appena sotto l'avatar c'è l'entità, Mhm. quindi si attiva il filo, l'avatar dà un comando, arriva un'entità e fa quello che deve fare. Ok, quindi in questo caso l'uomo del tempo Sì, uomo del tempo, si questo qua. chiama come? Timeless, mi dice, senza tempo. Ed è sempre lo stesso per Floriana? Per Floriana è sempre lui, sì. Ok, chiediamo a Floriana se possiamo aprire un portale e mettere subito Timeless, mandarlo, questo portale manda direttamente all'inferno, quello là che abbiamo appena Mhm. visto.
dove c'è la nostra pallona gigante che sta lavorando. Mhm. Ok. Lei lo vuole fare? Sì, sì, l'ha fatto già. L'ha fatto lei, Sì, ovviamente. sì, l'ha fatto lei, l'ha fatto lei. Ok, fatto, done. Sì. Ehm, causa esoterica della bassa volontà. Dimmi. Eh, eh, l'ha fatto come se fossimo a quel momento là. Quindi Mhm. è come se io avessi visto che ha cambiato poi la Alcuni fatti. situazione. Sì, perché Circa la prima, fiamma. esatto, perché prima era come se l'uomo del tempo fosse riuscito ad allontanare la fiamma da lei. Quindi la vedevo proprio che non ci sarebbe più, non l'avrebbe più incontrata. Adesso ha tolto da lì, quindi Si ci sono può sistemati i giochi. esatto. I blocchi di Lego sono cambiati. Mm, Il Tetris è cambiato. Mm. sì, Dov'è questo uomo? È vivo? sì. Nella sua città? No, in una regione vicina. Non è, Regione. sì, non è nella sua regione, ma in una regione vicina. Si possono incontrare? Sì, potenzialmente sì. Ok. Causa della sua bassa volontà, scarsa volontà. Interferenza di livello 4. Ok, sempre la Sì, stessa. Quindi fumo, alcol, sì, dieta, uguale. esatto. L'alcol le abbassa le frequenze? Sì. Ok. Il fumo le abbassa le frequenze? Mhm. La dieta compulsiva le abbassa le frequenze? Allora, diciamo che si abbassano prima, creano un vuoto e il cibo colma il vuoto. Quindi si rilassa un po' e le frequenze aumentano, però è il prima che è dannoso. Mhm, Poi il cibo tira su le frequenze, però alla fine lo devi smaltire, cioè fisicamente c'è e quindi crea tutta una mhm. situazione che non va bene a livello fisiologico. Perché una volta lei riusciva a mettersi a dieta e seguirla e avere dei risultati, adesso no? Allora, l'entità mentale che adesso fa questa cosa prima era più debole, era di livello 2. Va bene. Il quadro va in camera da letto, mi sembra. Ci sono due persone dipinte, un uomo e una donna. Ehm, a lei a volte sembra che quasi siano vivi, Mm. che non lo Al- so. La donna soprattutto la giudica con uno sguardo severo, la compatisce, la biasima. Sì, allora questi due sono controllati, anche questo. Allora, da un'entità eterica che abbiamo visto poco tempo fa è la stessa. Mi è arrivata già prima mentre lei parlava, Mm. che è quel tipo grigio che è metà siriano, metà pleiadiano. Ah, come si chiamava? Non mi ricordo. Vabbè, vabbè. Vabbè, e quindi usa sempre questa tecnica qua, quindi mette queste due persone a coppia, uomo e donna, a far sì che le persone si affidino a loro, come abbiamo visto forse addirittura ieri. Non mi ricordo se era ieri o l'altro ieri, ma ehm, che si affidino a loro e quindi che chiedano aiuto all'esterno, no? Quindi quando lei vede la donna che la guarda in una certa maniera, secondo lei le dice una cosa e quindi si fida di questa donna e col pensiero segue quella, mette l'energia in quel pensiero lì. Mm. Ok, quindi a volte dice che gli fa lo sguardo un po' più severo o preoccupato e quindi lei sa che succederà qualcosa di negativo, a volte invece uno sguardo un po' più allegro e sereno e lei sa che Benevolo. succederà qualcosa di positivo. Ma questo quadro, cioè questa entità, è legata al quadro ed è venuta quindi a casa sua col Mm. quadro?
quindi è nel novero delle entità attuali, entità eteriche che la interferiscono. Sì, Lei si chiede se eliminare il quadro. Beh, oggi elimineremo le entità, poi se quindi vuole magari tenere poi. il quadro, dipende, ma Quello che può magari. fare, che mi è arrivato Mm. adesso, può toglierlo per un mesetto, due, così non riparte la memoria di quello che facevano le entità, e poi se le piace può rimetterlo su. Sì, diciamo che io potrei aggiungere questo, ma è una mia opinione personale. Diciamo che cambiare fa sempre bene. Mm. Quindi un quadro, essere legati a un quadro a tutti i costi, perché è sempre stato lì, vuol dire proprio essere legati anche a un atteggiamento di fissità in casa che a mio avviso non giova quasi mai. Rinnovare la casa ogni 2 o 3 anni con una parete colorata, con una pulizia di primavera approfondita, lo vuole bruciare. Ok, lo brucio. Ok. Floriana è molto simpatica, va bene, chiuso il quadro, è molto simpatica, è molto irruente, Esatto. però è anche molto dominata su sua stessa missione dalla rabbia. Quindi facciamoci un bel giro nel suo corpo emozionale Mhm. subito. Allora, l'avevo già visto prima e adesso riesco a collegare come lì. C'è un'entità mentale di livello 5 che è preposta esclusivamente a controllare le sue emozioni. Ok? Mhm. Mm. Quindi la tendenza che ha questa entità mentale è quella di trasformare un'emozione positiva nella corrispondente negativa. Mhm. Quindi, diciamo, se lei vibra a una certa vibrazione che è abbastanza neutra, Del me ne frego, non ottiene interviene. risultati migliori Eh, del mi arrabbio e mi oppongo, perché me ne esatto, frego è opporsi sì, con alta vibrazione. Arrabbiarsi è opporsi, magari con più soddisfazione, però rimettendoci. esatto, perché lì l'entità mentale riesce a lavorare. Ok, quindi fa proprio questa cosa qua. Va bene. Altre emozioni negative? Mm, il vuoto, senso di vuoto, solitudine. Accentuate in questo periodo? Sì, ho visto proprio che quando ho smesso di lavorare, le vibrazioni sono andate talmente giù che tutte le entità mentali hanno aumentato di un grado. Non so se mi sono spiegata. Ok, Sì. capito, capito. Mhm. Vediamo tutte le entità mentali, 4 e 5, giusto? Sono due, quindi. Io ne vedo una di livello 2 e una di livello 3 anche. Quindi sono 4. Sì. Le abbiamo analizzate tutte. Ah. La livello 2 che fa? Allora, a livello 2, che la vedo praticamente sempre nelle persone, è quella che rende un po' di confusione, no? Quindi la vedo molto chiara nel caso quando lei dice cosa farò da grande, Mhm. ok? Quindi se a lei piace fare il lavoro che fa, Mm, lei può fare il lavoro che fa come vuole lei, è questo che l'entità mentale di livello 2 invece la mette in dubbio in maniera tale che lei non vada lì, e perché più una persona fa quello che gli piace, che la fa star bene, più vibra alto e più evolve. Mm. Ok, quindi le entità devono cercare di mantenere le vibrazioni basse per poter ciucciare, quindi impedire un po' l'evoluzione, no? La consapevolezza. Mm. E quindi l'entità di livello 2 fa questa cosa qua, la manda in confusione in maniera tale che lei stia sempre lì nella sua vita, no? Quindi Mhm. in questo momento e che non possa fare quello che la fa stare bene in tutti i campi, quindi magari vedo anche rispetto ai figli, no? Vorrebbe agire in una certa maniera, però poi dopo è un po' incerta e quindi si lascia un po' trascinare dalla situazione e non fa quello che secondo lei sarebbe la cosa migliore.
Ok. Eh, L'entità di livello 3 è quella che fa stare un po', diciamo che accentua un po' quella di livello 2 perché è come vedo che la fa stare un po' ferma, apatica, cioè non mi Statica. muovo, sì, statica. Quindi a livello concreto vedo che la vedo ferma in casa, cioè Davanti come al se, computer, per davanti ai esempio, social, che sì, non è che proprio... è come se vedo che sta per fare il passo e poi è immobilizzata lì e si rimette Certo, giù. Ecco. ogni tanto interagire va bene, stare tutto il giorno davanti ai social vuol dire Mm, soltanto aumentare questa rabbia, questa frustrazione, mm, 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 questa mm. paura, dipendere da fonti informative, anche quelle dei social sono non poi così attendibili. Mm. Però va bene guardare i nostri video. Vabbè, alcune cose A parte la sono battuta, molto... comunque No, no, assolutamente. occorre discernere, occorre... Esatto, discernere proprio, sì. Va bene, abbiamo visto quasi tutto, tranne il famoso esorcismo. Esorcismi. Lei si sottopone a almeno, adesso non ricordo se uno o due, o comunque più di uno, esorcismi, perché a forza di sognare Satana, e dopo un Mm-mm. certo punto, a un certo punto ha iniziato ad avere dei fenomeni di poltergeist, cioè movimenti di oggetti in casa, il cassetto, l'anta dell'armadio, la porta e il letto che balla, proprio tipo film. Dopo aver trovato in una polizia di primavera un limone secco tutto infilzato di chiodi dietro un mobile e dopo aver trovato in seguito a un fastidio diciamo alle parti genitali durato tutta la mattina un triangolo tipo di plastica come un plettro di una chitarra nella vagina. Dopo aver fatto tutto questo, prima, dopo, insomma, contemporaneamente, questi sono fatti che sono successi paranormali, che le sono successi. Lei ha una certa familiarità con il paranormale, va dall'esorcista, pur non essendo cattolica, l'esorcista non vedeva con gli occhi chiusi e quant'altro. Andiamo a una di queste sedute. Mhm. Cosa succede? Allora, è lì che, diciamo, è iniziato ad arrivare il poliziotto buono. Chi è? Prima c'era tutta, è quello che ho visto prima, quello con gli ETL, cos'era? Il felinoide, no? Ah, il felinoide? Sì, Il esatto. primo di tutti. Quello che era felinoide o falconiforme? Aspetta, Falconiforme, ah, scusami, ok. scusami, Ah, scusami, hai ragione. infatti, che guida gli EDL, quei 5 EDL. Mm? Ok, lui è il poliziotto buono che è arrivato durante l'esorcismo. Io lo avevo già visto prima. È come se prima tutta l'interferenza mm, l'avesse tutta Satana, ok, quindi una roba pesante così. E Mhm. poi durante l'esorcismo, Mhm. ehm, allora, cosa succede quando una persona arriva a fare un esorcismo? È perché inizia a essere consapevole di alcune cose, ok? Mhm. E quindi va a rivolgersi a queste persone. Il fatto che sia consapevole all'entità non piace, ok? Quindi hanno creato questa strategia di far finta che con questa azione concreta tolgano l'interferenza satanica, Mhm. ok? Quindi con l'esorcismo fanno sì che venga Anziché chiamato, qualcosa di veramente efficace. Quindi esatto, le entità vecchie sono disposte, mettendosi d'accordo, oggi io ti do mhm, questo, ma tu mi darai domani un altro. esatto, Danno a quelle che non c'entravano niente con questo business, mhm, il business che è la esatto, povera Floriana. Ok. esatto. Molto interessante. Eh, Business eh, quindi proprio. sì. No, io ho bisogno di questa Floriana fabbrica per fare la mia energia, la mia Mhm, centrale idroelettrica floriana, sì. però questo ha capito che la stiamo fregando. Mm, Basta. Ha capito, inventiamoci l'esorcismo. Quindi hanno preso i preti che hanno capito tutto, ma davvero mm. tutto, di queste cose che si prestano.
Sì, consapevoli o inconsapevoli, probabilmente inconsapevoli, spero, la almeno. maggior parte inconsapevoli, ce n'è Sono lì qualcuno con il che... loro incensino, la loro Eh, preghiera, che a lei vanno il carico da 90, praticamente invocano gli altri, che sono tra i sì, peggiori, perché sono quelli collegati alle religioni, e arrivano quegli altri. Bene, sì. bello. Mm, 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 Bello, non lo sa nessuno, non lo capirà nessuno, non importa, mm. ma questo è l'esorcismo. Sì. Mi viene una parolaccia, non posso dirla questa perché me la bloccano. Comunque, Ok. una lata incu in. No, lata inku. È una lata inku Va questa. bene. Ma veramente. Un Eh peccato sì. che non vedo Floriana che ride adesso perché non la vedo. Non ha la cam attiva. Ma starà ridendo, sento le sue risate da lontana. Sì, sì, sta ridendo, dice. E i limoni? Il plettro? Il Allora, limone? quella è un'altra roba. No, Ah, allora, il plettro... aspetta, eh. No, no, il plettro fa parte di questa cosa qua. Lei diventa sempre più consapevole, quindi devono agire fisicamente, cioè provano ad agire fisicamente per fermarla. ok, cos'è il plettro? Un apporto? Sì. Un apporto? Mm. Una Materializzazione. materializzazione? Sì. Perché nero e perché di plastica e Il perché così? triangolo fa un canale, è come se fosse un impianto, ma non è un impianto perché non è un... L'impianto lo vedo come accumulatore di informazioni, no? Come fosse un linfonodo passa dove passano le informazioni e dove si può ciucciare l'energia. Ok? Mm, Invece un apporto come questo, soprattutto un triangolo, è come se aprisse un canale, mm, è sempre aperto, è mhm. come se provassero a far uscire l'energia di continuo, se fosse un tubo dell'acqua. Mm. È Ok? un canale di sfogo, Sì, di depotenziamento. mm, Qual è l'entità dietro a questa cosa? era sempre Satana, il solito Satana. Moloch, Il giusto? limone? Beh, ovviamente lei è il limone, quindi è tutta piena di chiodi, quindi lei è così Mhm. fregata, no? Quindi panico, paura, qualcuno mi ha fatto la fattura. Chi ha messo il limone? Chi ha materializzato il limone o messo il limone? Allora, vedo una signora che ha fatto questo rito commissionata da un'altra signora con i capelli grigi. Vedo i capelli grigi legati a Chignon, di E un qualcuno ha portato il quartiere o limone? paese. Allora, aspetta che guardo. No, a me è un apporto. Riescono a fare un apporto. Il... Ecco, mm. L'obiettivo? Qual era? allora, credono di fare, mi è arrivata proprio il meccanismo della fattura cosiddetta, tra virgolette, a malocchio, non so. Ehm, Queste persone interferite fanno da canale, aprono queste energie, ok? Mm? E mm, allora c'è la persona che commissiona la fattura. Ok, queste persone sono quelle che fanno la fattura sono mm, un canale vivente di interferenze. Mhm. Ok, quindi si collegano alle entità, tra virgolette. Queste entità fanno credere fanno credere a queste persone che la loro fattura funzioni, ok? Mhm. E ehm,
materializzano un oggetto nel posto detto da questi. Mm, Ok, quindi come se fosse veramente reale. mm, Ehm, e cosa fa la stessa entità? Si accorda, tra virgolette, con la persona che deve essere malocchiata, mhm, diciamo, fatturata, e fa sì che gli si abbassi un po' le vibrazioni, quindi trova un mm. meccanismo per abbassare le vibrazioni. Perché quando si cancella e si scopre una fattura, la fattura torna indietro moltiplicata per 10, si dice. Ma no, che fattura, il limone coi chiodi. E fa parte anche questo del meccanismo, sempre che usano le entità per far credere che, che sia che la fattura funzioni, sia che rimandarla indietro funzioni. Mm. Ok, Però a volte perché è così. sì, sì, ma funziona veramente così. Ma lo utilizzano le entità per ciucciare l'energia, perché sono tutte vibrazioni basse. Sia alla persona che lo commissiona, in quel momento sono un po' basse le energie, abbastanza basse, sia chi canalizza la fattura ha le energie, le vibrazioni basse. Poi le vibrazioni basse vengono create anche alla persona che è fatturata, tra virgolette. Poi la persona fatturata, tra virgolette, lo scopre, rimanda questa cosa all'altra persona e all'altra persona gli abbassano le vibrazioni. Se non Mhm. funzionasse così, non ci sarebbe più questo gioco. Non so se... Ok, perché le hanno mandato questa fattura? Lei ha fatto un torto a questa signora. Mm, le ha chiesto una cosa. Allora, aspetta, le ha chiesto. Ha preteso una cosa che era di suo diritto e questa signora non voleva dargliela e quindi in qualche modo la minaccia. Floriana ha minacciato, tra virgolette, questa signora nel senso, troverò il modo di avere la cosa che mi spetta e lei gli ha fatto questa fattura qua. Bah, vabbè. Mm. Tanto noi adesso torniamo tutto, quindi quello che Mhm. deve tornare moltiplicato lo E fa farà, da solo, sì. la responsabilità è quella. Allora, cosa fanno i figli? Cosa fa l'amica nel cinema? Sono Sono, pronti? sì, sono sbalorditi dallo spettacolo, che è fantastico, lo trovano fantastico, molto sollevati da come funziona la realtà, ok? Quindi molto contenti da come funziona la realtà e quindi li vedo molto sbalorditi, quindi felici di questa cosa. Bene, preparino i popcorn, Mm, andiamo con Floriana al cluster. ok. Ehm, ci sono i vari contratti che sono gomitoli di lana colorati. Mhm. Quanti sono? Tanti, pochi, I contratti sono 1500, più delle vite, quindi. qualcuno in più, sì. C'è ancora quello con la madre? No, no, Quello non c'è più. quello Ok. non c'era già, l'ha tolto lei, non c'è già prima. Quello di avere una fattura in questa vita ce l'è? C'è? Sì, c'è ancora. Bene, via tutti. Mhm. A me siamo rapidissimi qua. Deve farlo lei, Sì, sì, deve lo sto chiuderlo lei, facendo. deve volerlo lei Mhm. e quando l'ha fatto deve aprire lei la sua mano, destra o sinistra, e dentro c'è un ad eternum da lasciare qui. Ok, ha chiuso il portale, le sto facendo vedere come fare la Eternum. L'ha fatto e l'ha messo nel cluster. Avatar. Andiamo dal signore che ha preso l'ordine da Lucas e ha Mhm. dato la velina all'uomo della sorgente del tempo
per fare in modo che lei non incontrasse la sua fiamma. Detta così, scatena la Floriana che c'è in te, no? Mhm. Mhm. Allora, ho aperto il portale e l'ha cioè, l'ha preso e scaraventato dentro proprio così, ma cioè Con proprio gran lei, forza. sì, ce la Bene, vedo in tutta la sua proprio forza e Iruenza. potenza, irruenza. Ah, ok, Con, chiuso. con attenzione deve buttare anche tutto il computer, la Sì, sì, tastiera, il monitor, la sedia, la scrivania, tutto quello che c'è, sì, 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 tutto a buttare e via. ne mette uno anche qui di Ad Mhm, Eternum. Diamo un'occhiata intorno a noi e guardiamo quali sono gli avatar eventualmente di persone conosciute da mhm, Floriana che ci sono qui intorno e guardiamo se ci sono degli avatar che vengono disturbati o cancellati o bruciati da questo Ad Eternum di Floriana, perché questo è un posto con fantocci a scacchiera, mm, quindi una di quelle piccionaie dei call center mhm, o quegli uffici basici anni 60, 70, 80 americani. mm. Cosa vedi? Sì, arriva un po' la vibrazione, ma è come se le interferenze delle persone, degli avatar, Mm? ehm, non permettessero che le vibrazioni, cioè arriva la vibrazione altissima, ma è come se si pareggiasse con la vibrazione delle persone dell'avatar, ok? Quindi ci sono tante interferenze e la vibrazione si abbassa. Cioè, dove c'è Floriano, la postazione floriana è altissima. Ok, Mhm. vedo che si espande, arriva l'informazione della vibrazione altissima dove ci sono gli altri avatar, ma si riequilibra con le vibrazioni delle persone controllate dagli avatar. Mhm. Ok, torniamo di qua. Lasciamo Mhm. un ad eternum lì, torniamo di qua e vediamo se ci sono ancora i 5DL, i 4 entità mentali, la vecchia interferenza di Poseidone, quella del falconiforme angelo, quella dei felinoide, ehm, le abduction, il clone non doveva esserci, No, mi no, sembra, no, gli impianti, eterici e mentali. no, non c'è più niente. Ok, mettiamo nel suo subliminale un ad eternum, nel Mhm. suo eterico un ad eternum, nel suo emozionale ad eternum e nel suo fisico un ad eternum. Facciamoli lavorare tutti e quattro, Mhm. trovare una sintonia. Vediamo la mittente della fattura che cosa fa. La vedo come se, anche se non l'abbiamo messo ad eternum, ma è come se il ritorno che lei ha arrivi da Floriana direttamente, ok? E con queste condizioni di vibrazione che Floriana ha adesso, quella persona lì la vedo come quando mettiamo direttamente un ad eternum su una persona. E quindi la vedo proprio come folgorata, no? Lì immobile così. Va bene, i figli che fanno? I figli sono contentissimi, è come se si complimentassero con la mamma per averli invitati e aver scoperto come funziona veramente. Sono molto felici. Ok, Vic a tutti, Mhm, amica e figli e ad eternum istruzioni per crearlo. mhm. La prendono tutti la pillola? Sì, prendo tutti la pillola, prendo tutte Faranno le tutti il istruzioni. sistema? Mhm. Sì, sì, e hanno già creato una Eternum a testa. Benissimo. Ehm,
Nuova vibrazione. $95 miliardi. Nuova percentuale di consapevolezza. 216%. PSPE. 55 la PS, 45 la PE. Vite precedenti. 729. Cervello. Wow. 10,7. Ok, messaggio finale della PSPE di Floriana a Floriana relativamente a come vivere questo periodo, come impostare il proprio lavoro, vita da adesso in poi Mhm. e come gestire le sue tre dipendenze, fumo, alcol, cibo e quello che le pare. Mhm. Allora, per le dipendenze la PS dice prendi altre tre cose, ok? Associale una a ogni dipendenza e quando vuoi fare, che ne so, fumare la sigaretta, fai la cosa che è associata alla sigaretta, quando vuoi bere, fai la cosa che è associata al bere, quando vuoi mangiare, fai la cosa che è associata al cibo. Per quanto riguarda il lavoro, non pensare, vai, fatti portare dalle tue intuizioni e lì saremo in comunicazione diretta io e te, non pensare, via i pensieri. Tutto ciò che riguarda quando ti arriva l'idea lavoro, togli il pensiero, vai solo con l'intuizione e il cuore e lì noi stiamo comunicando. E poi l'altro mi avevi detto, l'altro campo. L'alcol. No, quello l'abbiamo Ah, visto. scusami, lavoro. Beh, Mhm. il considerare questo periodo. Ah, sì. Ok, devi cercare di vivere come se questa cosa non ci fosse, nel senso, eh, più tu gli dai energia, anche se gliela dai negativa, e più rinforzi, soprattutto in te, questa cosa, ok? Quindi invece, sapendo che è tutta una farsa, tu devi agire sapendo che è una farsa. Depotenziandolo. Esatto, questa cosa. Poi le vuole dire... mm, allora, ho questa immagine, vedo, non so se lei ha un giardino, ma mi viene che fuori casa ha un giardino, ok? E dice di andare nel suo giardino e vedo come se ci fossero delle strisce per terra sul giardino, Ce l'ha, ce ok? l'ha. È come se potesse essere che lei deve tipo fare un orto, ok, mi viene, e fare l'orto, però non farlo normale, fare tipo un orto con i raggi di sole. Mm. Ok, facendo però, mettendo delle cose dove lei si può prendere cura ogni giorno, quindi piantare delle cose che fanno sì che lei almeno mezz'ora al giorno la dedichi a questa cosa, Mm. come meditazione, tra virgolette, ma non è una meditazione, ma è un centrarsi. Questo fa sì che lei si possa allenare a entrare in contatto con la sua PS. Bene, come la vedi? Dominata dalla rabbia? A braccetto No, con Satana? no, 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 adesso la vedo leggera, alleggerita. La vedo alleggerita e la vedo come se riuscisse a volare verso la sua vita, come se fosse in una bolla, ma positivo nel senso, non è una bolla dove lei mette la testa sotto la sabbia, ok? Quindi non è una bolla dove lei nasconde la realtà, ma è il suo mezzo che lei ha trovato per andare verso la vita. Quindi l'alleggerimento. Mm?
Va bene, come la vedi in generale rispetto all'inizio? Allora, quello che ho visto prima già è che quando abbiamo messo gli ad eternum nei vari corpi, prima erano molto separati, quindi PS, PE, poi vedevo il corpo emozionale, poi vedevo il corpo fisico, no? Mm. Quando abbiamo messo gli ad eternum si sono uniti, Mm. ok? E sono diventati un corpo unico di vibrazioni altissime. E Ok, adesso la vedo che vibra proprio così. perfetto. Quindi abbiamo finito. Mhm. Pronto a tornare? Mhm. Ok, disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.